Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il pacco e Hachette, il Mazinga Z. Ragazzi, mi è arrivato il nuovo invio, ho dato una piccola sbirciatina ma neanche più di tanto perché come potrete vedere è ancora tutto incellofanato perché voglio aprirlo con voi. Ma da quello che ho visto, allora abbiamo 4 numeri dal 28 al numero 31. Però prima di farvi vedere tutto abbiamo anche questo. Dicevo, prima di farvi vedere tutto volevo ringraziarvi con tutto il cuore per le visualizzazioni. Ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali e questo è solo merito vostro. Grazie a tutti i miei iscritti e grazie a tutte le persone che mi guardano, anche se non sono iscritte. E adesso mi rivolgo appunto a voi. Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, e questo ovviamente vale per tutti, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente, grazie. Cominciamo con il numero 28. Sapete che io da un po' di tempo nei video unboxing do la possibilità a chi lo desidera di poter dare lettura dei contenuti scritti, oltre che guardare le immagini e le foto meravigliose. Così quando poi andrò a fare il video del montaggio andrò direttamente alla sessione senza più far vedere all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina che si ripete ad ogni collezione che deciderete di acquistare con i numeri utili e i servizi. E qui abbiamo l'articolazione del gomito destro. C'è qualcuno che ha pensato allo spazio da dedicare a questa opera d'arte? E poi il prossimo anno uscirà il grande Mazinga, dove all'interno sarà contenuta anche la mano che stringerà la mano del grande Mazinga. Poi uscirà anche il Goldrake, fidatevi di Michele, e il Giga d'acciaio, sempre su questa linea di costruzione meravigliosa. Ecco qui. Anche questi sono fascicoli molto ricchi di contenuti scritti e fotografici. Pensate anche qui soltanto al lavoro editoriale che è stato fatto. E diciamoci la verità, per quello che stiamo pagando, lo sappiamo tutti che li vale uno per uno gli euro che stiamo spendendo per questo robot. Perché è davvero un'opera d'arte. Che bello quando leggi nel prossimo numero e sai che ce l'hai già. Ecco qui.
abbiamo questo, che è il meccanismo del gomito destro in policarbonato. Lo abbiamo visto anche nell'altro braccio, il sinistro. Sono le cose che si ripetono, che abbiamo già montato. Qui abbiamo il giunto sferico. Questa è la copertura del perno destro in policarbonato. Questo è un OR in gomma. E questo qui è il perno del gomito destro che è in acciaio. Una serie di viti, anzi in realtà sono due serie di viti, una più grande e una più piccola, tutte e due destinate ad essere avvitate nella plastica. E quindi passiamo adesso al fascicolo numero 29. Qui abbiamo le altre due scuri atomiche del braccio destro, che sono la riproposizione delle scuri che abbiamo montato nel braccio sinistro, magnetiche, con una calamita pazzesca, potentissima. Non sbagliate solo le posizioni delle calamite, avete le S di riferimento incise sopra, impresse sopra a ogni calamita. Seguite la giusta collocazione e non vi sbagliate. Ebbene sì, abbiamo finalmente, dopo tanto, dopo che ci hanno dato le eliche e le due ali basculanti, abbiamo altri numeri dell'overbuilder. Nel numero 31, quello che seguirà dopo questo. Vi ricordo che per ogni cosa che sto costruendo, o meglio sto montando, c'è un gruppo su Facebook. Ecco qua Go Nagai e Yukimasa Iwata. Spero non mi senta mai, perché con la pronuncia sicuramente sono da lapidare. Mamma mia, che bellezza! Qui sotto ci fanno vedere un altro overbuilder, il che è probabile che ce ne diano anche un altro. È possibile, noi ce lo auguriamo sicuramente. Questo è il designer del modello, e questo chiaramente lo sappiamo tutti, è l'autore e disegnatore di queste splendide icone che ci hanno fatto sognare e continueranno a farci sognare finché avremo aria nei polmoni. E soltanto chi ha vissuto queste cose può capirle. Non sono giocattoli, sono parte della nostra infanzia. Bellissimi. D'altronde ogni cosa che facciamo è perché siamo legati a quella cosa in un periodo che appunto abbiamo vissuto nella vita. Ecco qui. Controllo che la verniciatura sia priva di difetti, speriamolo. Sì, era solo sporco, meno male. Questo in realtà c'ha un po' qui un segno, ma vedrò di poterlo levare con una crema apposta. Vediamo. E perché mettendoli uno sopra l'altro, carissima Chat,
dovete saperlo che con i movimenti queste parti con l'artrito o con quello sotto creano un consumo della vernice. Magari bisognerebbe pensarci a queste cose, ok? Provateci. Queste sono a posto e queste sono a posto. Perfetto. Qua abbiamo i 4 magneti, ok. Facciamo così. Ormai serve a poco, ma alla fine restate con me perché prendo tutto quello che abbiamo montato e poi ci salutiamo. Questa è parte di carta che ho usato prima per asciugare del grasso. Ecco qui. Via anche il 29. Numero 30. Ta-dan! Che bello, che emozione che ho, ragazzi. Che roba! Dopo andiamo a vederlo. Abbiate ancora pazienza, le cose attese sono poi quelle che magari, se sono veramente fatte bene, quelle che poi ci fanno ancora più apprezzare quando le riceviamo. Il momento, insomma. E perché io guardo le immagini, devo guardare attraverso il telefonino, devo pensare a cosa dirvi e guardare quello di cui sto parlando. Allora, caspita, ma ragazzi, una piccola anteprima, anche se ve l'avrei detto ovviamente dopo. Pensavo, dal momento che anche i reattori posteriori hanno poi la luce che si accende con intensità più forte e meno forte, che questi fossero appunto, che questa fosse una delle due luci. Invece lo sapete che cos'è questo? Vi ricordate quando vi dicevo che le eliche sono mosse da un motorino tipo quelli che ci sono negli spazzolini da denti, quelli con la batteria all'interno che vibrano e che erano più piccoli, ovviamente, avevo detto, e questo è uno dei rotori di una delle due eliche. Qui abbiamo l'interruttore, ma vi rendete conto? Pazzesco! Mamma mia! Io adesso non so, se non si ha la possibilità di farlo, lo capisco, ci mancherebbe, però ragazzi, questo è veramente qualcosa, secondo me, sottovalutato. E non voglio dire altro perché magari già aumentano tutto, aumenterebbero pure questo, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Allora, ecco qui. Che cosa che stiamo costruendo? Io mi immagino già quando ci sarà il Goldray e il Gigrobot d'acciaio, fatto con questi stessi canoni di Hachette. Che cosa non avremo in casa? Io ricordo che ho fatto Iron Man e sto facendo Robocop, sono altre cose, sempre belle. Ma qui abbiamo una struttura interna che non si era mai vista, mai. E bisogna dirlo.
perché così come quando vedo qualcosa che non va lo dico oggettivamente, qualcosa che non va, alla stessa stregua dico quando una cosa è meritata, che si meritano veramente altro che un applauso. Sì, abbiamo qualche piccolo difetto di tenuta, magari come la perpendicolarità delle braccia e dell'avambraccio, no? Bisogna andare a fare un intervento come ho fatto e avete risolto. E purtroppo anche Hachette, come tutte le altre aziende che io conosco, anche lei non ha il controllo qualità. Ti sostituiscono il pezzo, senza problemi, una volta che fai le foto, i documenti. Il problema è che ti può arrivare il pezzo difettato di nuovo, mi è successo anche quello. E questo mi dà molto fastidio, sia perché devi aspettare nuovamente che arrivi il pezzo, e sia perché non è corretto verso i clienti che i soldi te li danno non fallati. Ecco, quindi un controllo qualità per andare a vedere se il pezzo è verniciato bene o male e scartarlo prima di spedirlo, nella speranza che qualcuno se lo tenga, io ecco questo lo trovo scorretto. Però andiamo a vedere finalmente le altre parti dell'overbuilder. Ok, vediamo, cerco di non sbagliarmi. Fusoliera centrale in stirene ad alta resistenza. Lo stampo è impeccabile, privo di sbavature e imperfezioni, e anche la densità della plastica nella sua colorazione è priva assolutamente di cromaticità diverse, cioè il rosso è rosso, non ha striature che tendono al rosso più chiaro, ma assolutamente è compatto. Non è una cosa così semplice da fare, Ecco perché la sottolineo. Questa invece è la fusoliera inferiore, sempre in stirene ad alta resistenza. Quello che vedete in rosso è sempre in stirene ad alta resistenza. E probabilmente anche quello grigio. Adesso vediamo. Ecco qui. Questo è il motore sinistro e il motore destro, sempre, vabbè, l'ho detto prima. Ecco cosa mi piace, guardate. Gli attacchi dell'iniezione della plastica, che sono questi, no? Questa viene messa, la plastica viene sparata all'interno del foro, che è questo, dove vedete il pezzo attaccato, e viene appunto, entra sciolta all'interno dello stampo, e quando lo aprono in due parti, questo pezzo è quello che rimane. Ecco, mi piace perché quando andremo a tagliare la plastica qui, non ci interessa che ci sia difetto dello sfrido di lavorazione, perché è coperta, non è stata fatta qui che a vista. Molte volte succede questo purtroppo, che viene messo il pezzo dell'iniezione dove poi alla fine tu invece lo hai a vista ed è brutto. Questo è perfetto, perfetto, bellissimo. Questi sono ugelli del motore. Ah, ma è tutto in stirene ad alta resistenza. Allora, boh, è tutto in stirene ad alta resistenza. Eccolo qua. E questo invece è la griglia posteriore. Questo è il pannello passacavi, pensate. Immaginatevi soltanto cosa non hanno dovuto fare per riprodurre questi pezzi così in miniatura.
e riprodotti in maniera meravigliosa. E questi sono i fari, che saranno, ricordo, illuminati da luce LED. Questo l'abbiamo visto prima, che è uno dei due rotori che alimenteranno l'elica dell'overbuilder. Mamma mia ragazzi, che cosa stiamo montando? Quando arriverà il mio tempo io me lo porto dietro questo. Faccio una scrittura privata. Allora, ultimo numero di questa ultima consegna, numero 31. Ricordo che sono 100 uscite. Sempre che non inventino qualcos'altro alla fine. Sapete che molte volte mettono delle uscite in più. Sono opzionali, uno poi decide se farlo o meno. In questo caso non si parla ancora di nulla. Seconda parte dell'overbuilder. Ecco qui finalmente iniziamo ad assemblare le ali basculanti. Abbiamo quasi finito anche questo fascicolo. E il montaggio qui deve essere molto attenzionato e delicato. Fatelo quando avete la giusta pazienza, la giusta calma. Mi raccomando. Stiamo montando un pezzo della nostra infanzia. Nel prossimo numero, il numero 32, la prima parte della mano sinistra. Stavo guardando questa parte trasparente che qui ci dicono la mano sinistra, ma questa parte trasparente dovrebbe essere il cristallo dell'overbuilder che riceveremo nella prossima consegna, quindi come dicevo il numero 32 è scritto qua e io giravo la copertina per leggerlo. Bene, ecco qui qualcosa ho imparato, vi dico subito che è tutto in stirene ad alta resistenza, ok? E beh ragazzi, indovinate un po'. Eh sì, avete capito, metallo. Questo è metallo.
oggetto è la fusoliera superiore che è in zinco presso fuso. Verniciata in maniera impeccabile, meno male. Base della fusoliera. Qui abbiamo la scritta acceso e spento. Vi ricordate l'interruttore che vi ho fatto vedere prima, che comanderà le luci e sicuramente l'accensione delle due eliche. Poi le luci non so se verranno comandate da qui, lo vedremo. Raccordo fibre ottiche, quindi avremo anche delle fibre ottiche come quelle presenti nelle antenne del Mazinga Z. Questo è la parte esterna dell'interruttore e questo è il segmento dove poi andrà a inserirsi quello che vi ho fatto vedere prima, questo qui. Questo interruttore piccolo nero qua sotto. Pensate, hanno messo pure la copertura esterna, meraviglioso. Allora, sto leggendo, scusatemi. Coperchio vano batterie, quindi interruttore, coperchio vano batterie. E qui abbiamo l'altro motorino. Non toccatelo, per carità, non cercate di farlo girare con le dita, evitate di fare tutto questo. Questo è il rotore destro. Ma abbiamo anche un'altra parte piccola, ve la leggo subito. Placca metallica in acciaio. Questa. Che in effetti è proprio acciaio o comunque di metallo. E poi una serie di viti. Però manca ancora qualcosa. Allora, eccola qua. Copertura protettiva, supporto adesivo. Questa parte che vedete qui ovviamente adesso mi rivolgo a chi sta facendo la collezione, che può sembrare un pezzo di plastica mancante, leggete, in realtà è questa. Che meraviglia! Mamma mia, ragazzi! Non so dirvi, se non come sto facendo, ma vi garantisco che non è niente rispetto a quello che veramente mi trasmette quello che sto avendo tra le mani da un po' adesso. È un'emozione pazzesca, pazzesca. E infine, ecco qua. Dopo Koji Kabuto, da in piedi riceviamo questi, i personaggi. Eccoli qua. Ma aspettate un momento. Pazzesco, ragazzi, pazzesco! Sopra sono di una plastica che non so dirvi perché non è contemplata nelle istruzioni, ma sotto sono in metallo. Dal bacino in giù sono in metallo. Perché? Perché devono avere il peso per poter stare in piedi. Ma
Vi rendete conto che cosa... Come si fa a non apprezzare una cosa di questo genere? Eccoli qua, si ripetono tutti e quattro, sono uguali. Ve ne faccio vedere uno. Ecco. Dove vedete l'attaccatura è tutto in metallo. Bene, e con questa chicca, come sono contento, come sono contento. Con questa chicca io vi saluto, vi ringrazio del vostro tempo, però ecco, mi stavo dimenticando, stavo pensando però, visto che sono già 31 minuti che sta andando avanti questo video, di non farvi vedere quello che ho montato fino ai numeri precedenti a questo nuovo invio, per non arrivare a 40-50 minuti di video. Quindi ecco, eseguirò il montaggio delle sessioni che andrò appunto a eseguire di quello che abbiamo visto in questo unboxing, e lì farò vedere diciamo quando non ti vengono le parole. Va bene, farò vedere il punto in cui sono arrivato ad ogni montaggio, ok? Di quel fascicolo lì. Va bene, appena spengo mi viene in mente subito, lo so già. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, grazie del vostro tempo, grazie di continuare a contribuire a dar vita al canale. Ciao a tutti.